Quanta cazzo di luce fanno questi LED? Sono spettacolari. Ciao amici, benvenuti al mio canale. Io sono Francesco, oggi parleremo di lampadine a LED. Questa ditta americana Oxbin mi ha inviato in prova questa tipologia di LED con attacco H11. Che significa? Significa che questo tipo di LED può essere installato su qualsiasi faro, lenticolare o non, che abbia un attacco H11. Il modello in questione GX non è ancora disponibile su Amazon, quindi verrà commercializzato verso la fine di ottobre, inizi di novembre. Sarà acquistabile solo sul sito ufficiale. Poi, come di consueto, vi lascio tutti i link nella descrizione del video per andarvi a vedere sia la tipologia di prodotti che realizza questa azienda, sia la storia di questa azienda stessa, nata nel 2008, un'azienda americana che realizza solo questa tipologia di prodotti, tutto quello che riguarda LED, fascia LED, lampadina LED, chi più ce n'ha più ne metta. Detto ciò, andiamo a vedere il contenuto della confezione. Io ovviamente già ho sbirciato, poiché mi sono state mandate due confezioni, perché vanno installate sia due LED ai fari anabbaglianti sia due LED ai fari abbaglianti, quindi sono 4 lampadine. Vi dico subito che non sono assolutamente economiche, costicchiano, però vi devo anche dire che questo tipo di LED è realizzato in maniera veramente impeccabile. Non ci credete? Andiamo a quanti. La prima cosa che dobbiamo fare ovviamente è rimuovere i LED vecchi. Io già avevo sostituito le lampadine con dei LED acquistate su AliExpress, quindi ho già dei LED montati. Per chi non ha dei LED dovrà rimuovere le lampadine alogene, e con questo attacco basta ruotare e si sgancia, ok? E poi andare a rimuovere lo spinottino. Basta andare a fare leva su queste due levette laterali e sfilare lo spinottino. Eccolo. Questo è l'attacco H11 dedicato per la Nissan Micra e tutte le altre autovetture che hanno questo tipo di attacco. Chiaramente i LED che sono arrivati della Oxbin hanno anche la resistenza col circuito integrato per il 99% delle autovetture che hanno il sistema CAN bus. Allora, praticamente questo è l'attacco che trovate all'interno del faro. La lampadina, come vedete, ha 3 levette. Questa va inserita internamente. Quando trovate l'alloggio, vedete, entra dentro, vanno all'interno le 3 levette e poi praticamente va ruotata verso l'esterno dell'autovettura in questa maniera. Per sfilarle basta ruotare all'interno del motore e sfilarle. È semplicissimo, ragazzi. Questo era il primo LED, che è molto semplice da sostituire e cambiare. Poi c'è quest'altro LED qua giù, e questo è un po' più scomodo, quindi bisogna sempre ruotare e svitare il LED, eccolo qui, e poi andare a sganciare lo spinottino come ho fatto vedere prima, pigiare le due levette sotto e sganciamo lo spinottino.
e viene via anche il secondo led. Ragazzi, le differenze sostanziali tra i due led ovviamente ci sono e si vedono, e come, sia nella realizzazione e sia nell'efficacia nel led che è stato montato all'interno. La struttura portante è più massiccia, il materiale è migliore e questa è la ventolina di raffreddamento, e poi abbiamo la resistenza incorporata con il circuito, e questo è l'attacco, è anche riportato sull'etichetta H11. Andiamo adesso ad installare questi nuovi led della Oxbin. Partiamo prima dal faro anabbagliante, che è quello più scomodo, quello che è più verso l'esterno della tua vettura. Facciamo attenzione a non danneggiare il led quando lo inseriamo nel portalampada. Questo led ha il cavetto all'incirca, quanto saranno, una quindicina di centimetri, quindi ci rimane molto più comodo andare a collegare lo spinotto. Eccolo qua. E poi dobbiamo andare a sistemare con le fascette o il biadesivo che è nella confezione del circuito. Questo lo possiamo fissare anche qui. E poi andiamo a tagliare il pezzettino che avanza. E questo è sistemato. Inseriamo il led, facciamo sempre attenzione a non toccare la punta da nessuna parte, il led stesso si potrebbe danneggiare. Ecco, poi una volta che entrano le tre levette, vedete, giriamo, ruotiamo e poi andiamo a collegare lo spinottino. Fatto. E poi andiamo a fissare anche in questo caso la parte del circuito. Io l'ho fissato su questo collocato, ma poi potete fissarlo dove volete, però penso che la parte più comoda è questa, perché rimane proprio adiacente al led e non va a toccare da nessuna parte. Tagliamo la parte che avanza. Lavoro terminato, quindi avete visto che ci vogliono veramente 10 minuti a sostituire tutte e quattro le lampadine. Questo è il lavoro terminato, vedete i due circuiti fissati con le fascette del led anabbagliante e del led abbagliante, dei due fari, e questi sono stati fissati così. Non dà assolutamente fastidio, e questo è il rumore che si sente delle ventoline. Non so se riuscite a sentirlo. Soddisfatto di tutto, sia dei led che di come è venuto il lavoro. Allora, a questo punto siamo con anabbaglianti e abbaglianti installato i nuovi led della Oxbin, e da questa parte abbiamo anabbaglianti e abbaglianti sempre con i led acquistati su AliExpress. Questa è la differenza. Abbiamo sostituito anche i led da quest'altra parte, quindi dalla parte destra della tua vettura. Adesso abbiamo tutti e quattro i nuovi led dell'Oxbin montati, installati. Vi faccio vedere da vicino. Allora, da quest'altra parte l'installazione è venuta in questa maniera. Abbiamo messo là sotto il led anabbagliante e il led abbagliante, e le due centraline sono state così posizionate con le fascette, una da questa parte e una da quest'altra parte. Eccola qua, e non danno fastidio a nulla. E di qua vi ho fatto già vedere.
Adesso non vedo l'ora di andarla a provare durante la notte. Vediamo quanta luce fanno. Bene amici, anche per oggi è tutto. Avete visto come installare questi LED della Oxbin sulla mia Nissan Micra K14 e avete visto anche che il risultato finale è veramente eccezionale. Detto ciò, devo ringraziare due persone. La prima persona che voglio ringraziare ovviamente è il responsabile di questa azienda americana, la Oxbin, che ci siamo sentiti tramite mail e mi ha voluto mandare in prova questo prodotto che, ripeto, sarà disponibile da ottobre fino a ottobre, inizio novembre anche sulla piattaforma di Amazon. Volevo spendere due paroline, ma piccole per chi afferma che io faccio pubblicità gratuita o falsifico quello che comunque vado a fare. Adesso vi spiego come funziona, perché magari non tutti lo sanno. A me mandano dei prodotti anche gratuitamente, lo vedete da voi, apro il prodotto, vi faccio vedere il contenuto, installo il prodotto, recensisco il prodotto, testo il prodotto e alla fine traggo le conclusioni. Quindi io non falsifico nulla, anzi a volte sono anche un po' troppo pignolo e critico su quello che vado a recensire. Mi sembrava corretto e doveroso andarlo a ricordare. La seconda persona che voglio ringraziare di cuore è un mio iscritto che mi segue su Facebook e su YouTube. Ovviamente per privacy non andrò a dire il suo nome, ma è una persona che per sdebitarsi mi ha voluto mandare delle cosette. Sono spettacolari, è veramente un pazzo. Mi ha mandato questi portachiavi, questi gadget, e mi ha mandato questo logo, il tutto realizzato con una stampante 3D. È veramente bellissimo, mi sono innamorato subito appena l'ho visto. Che devo dire? Grazie di cuore, siete fantastici ragazzi. Un bacione, alla prossima, ciao!